infatti è un libro che esplora l'arte del networking e le strategie per costruire relazioni autentiche e di successo. Ferrazzi, un noto esperto di networking, condivide la sua esperienza e i suoi consigli su come creare e mantenere connessioni significative. Ecco un riassunto dettagliato dei punti chiave del libro. Parte 1. L'abilità di connettersi. Ferrazzi inizia sottolineando l'importanza del networking per il successo personale e professionale. Secondo lui, il networking non è solo una questione di scambio di biglietti da visita, ma di costruire relazioni autentiche basate sulla fiducia e sulla reciproca assistenza. 1. L'importanza delle relazioni. Networking strategico. Pianificare il networking come parte integrante della propria carriera. Dare per ricevere. L'idea che offrire aiuto agli altri senza aspettative immediate porta a una rete di contatti più forte e duratura. 2. La mentalità del networking. Essere genuini, costruire relazioni basate sull'autenticità e non sull'opportunismo. L'intenzione conta, le persone possono percepire quando qualcuno è genuino nel voler aiutare. Ferrazzi racconta di come il suo primo vero mentore, un dirigente della Deloitte & Touche, gli abbia insegnato l'importanza del networking strategico. Questo dirigente gli ha spiegato che la carriera non si costruisce solo con il duro lavoro, ma anche costruendo relazioni chiave. Grazie a questi insegnamenti, Ferrazzi iniziò a coltivare rapporti con colleghi e superiori, il che gli permise di ottenere importanti opportunità professionali. Parte 2. Costruire la tua rete. Ferrazzi fornisce una serie di strategie pratiche per costruire e ampliare la propria rete. 1. Creare connessioni. Approccio proattivo, non aspettare che le opportunità si presentino, ma crearle attivamente. Il potere dei piccoli gesti, inviti a pranzo, biglietti di auguri e semplici email possono fare la differenza. 2. Manutenzione della rete. Seguito costante, mantenere i contatti regolari con la propria rete attraverso aggiornamenti e follow-up. Organizzazione, utilizzare strumenti e tecniche per gestire i contatti in modo efficiente. Ferrazzi descrive come ha usato il principio del mai mangiare da soli durante la sua carriera iniziale. Spiega come, lavorando come consulente, abbia iniziato a invitare persone a pranzo o a cena regolarmente. Un esempio specifico è quando ha invitato un partner senior della società di consulenza a pranzo. Questo incontro informale gli ha permesso di discutere dei suoi obiettivi di carriera e ha portato a una promozione poco dopo. Parte 3. Il networking come stile di vita. Ferrazzi enfatizza che il networking dovrebbe essere una parte naturale della vita quotidiana. 1. Essere un connettore. Facilitare connessioni tra altri, diventare un nodo centrale nella rete, mettendo in contatto le persone giuste tra loro. Il valore della generosità, essere conosciuti come qualcuno che è sempre pronto ad aiutare. 2. Costruire relazioni durature. Tempo e dedizione, investire tempo e risorse per coltivare relazioni durature. Empatia e ascolto attivo, comprendere e rispondere ai bisogni e desideri degli altri. Ferrazzi racconta di come ha organizzato un evento di networking per professionisti del marketing durante un'importante conferenza. Invece di partecipare passivamente alla conferenza, ha affittato una sala in un hotel vicino e ha invitato colleghi e conoscenti per un incontro serale. Questo evento ha permesso ai partecipanti di conoscersi meglio e ha consolidato Ferrazzi come un connettore nella sua industria. Parte 4. Le sfide del networking. Ferrazzi affronta le difficoltà che possono sorgere nel networking e come superarle. 1. Gestire il rifiuto. Resilienza, non lasciarsi scoraggiare dal rifiuto e continuare a costruire la propria rete. Imparare dai fallimenti, utilizzare le esperienze negative come opportunità di crescita. Ferrazzi parla di una volta in cui ha cercato di contattare un CEO molto influente, ma i suoi tentativi iniziali sono stati respinti. Invece di scoraggiarsi, ha continuato a cercare modi per entrare in contatto con il CEO, alla fine riuscendo a organizzare un incontro tramite un comune conoscente. Questo esempio illustra la resilienza e la perseveranza necessarie nel networking. 2. Evitare il networking manipolativo. Integrità, mantenere un alto livello di integrità e trasparenza nelle proprie interazioni. Networking etico, evitare comportamenti manipolativi e cercare sempre il bene reciproco. Un esempio citato da Ferrazzi riguarda un collega che cercava di sfruttare le relazioni solo per scopi personali, spesso senza offrire nulla in cambio. Questo approccio alla fine ha alienato molte persone nella sua rete. Ferrazzi usa questo esempio per sottolineare l'importanza dell'integrità e della reciprocità nel networking, dimostrando che relazioni basate sulla manipolazione non durano nel tempo.
Conclusione. Ferrazzi conclude enfatizzando che il networking è una competenza che si può imparare e migliorare nel tempo. La chiave è l'autenticità, la generosità e la perseveranza. Never It Alone è un invito a vedere il networking non come un obbligo, ma come un'opportunità per creare una rete di supporto che arricchisce sia la vita professionale che personale,